Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF, l'unica e vera sola regina dei rally in scala 1-8, numero 10, uscita numero 43, edizione Centauria, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo e poi andiamo a vedere il contenuto. Vi dico subito che non c'è nulla da montare. Questa che stiamo guardando è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi, che si ripete in ogni collezione che deciderete di fare. Dovrete poi comprarvi 3 batterie AAA vi consiglio di inserirle già all'interno, così poi se non ci verrà dato un qualcosa per fare il check-up delle luci useremo questo. E queste sono le uniche 2 mezze pagine dedicate a questo grande mito automobilistico. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Per quelli che non si sono ancora iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così avvisati ogni qualvolta farò un video nuovo. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Questo è quello che troviamo: alloggiamento batterie, il suo coperchietto. Andiamo a prendere le batterie. Io ne ho 3, 2 uguali, una differente, ma quello che conta è sapere che siano cariche. Non mettete batterie scariche, altrimenti poi per forza che non vi funziona il modello. Mi raccomando. Ecco qui. Tenete premuto, altrimenti salta fuori, vedete? Ecco qua. Adesso andiamo a prendere quello che ho montato fino a questo numero, il 43. Ecco qui. Applauso, è bellissima. Che meraviglia. Guardate che meraviglia. Ricordatevi, io vi consiglio di incollarvi tutti i tubi. Rischiate di trovarveli volanti e poi andate a ricordarvi dove vanno inseriti.
qui poi ci verrà data anche la ruota di scorta. Allora, dove va questo alloggiamento batteria? Davanti è impossibile perché c'è la ruota di scorta. L'unico posto dove può essere poi successivamente collocato è attaccato alla protezione del motore, quindi al cofano posteriore. Questa posizione qui, perché così non credo proprio. L'unica posizione che mi viene in mente, più che altro logica, è questa. Vedete che abbiamo qui queste parti che mancano perché lasciano lo spazio alle ruote posteriori. Questo sarà sicuramente attaccato al portellone. Questo qua si avviterà al portellone, al cofano posteriore, non al portellone, scusatemi. E qui poi sicuramente ci sarà da sopra la possibilità di poter mettere e togliere le batterie, o forse anche no, perché una volta che le metti, insomma, non è che le tiri via ogni giorno. Comunque ecco, secondo me questa è la posizione corretta. Abbiamo anche lo spazio qua sotto, vedete, per poi mettere le cerniere del cofano motore, così. Ecco qua. Poi andiamo a prendere le ultime cose che abbiamo ancora sparse, eccole qui. Volante in metallo verniciato, copertura fari secondari, vi faccio vedere la riproduzione dei vetri dei fari, sembra davvero di vetro. Guardate la scritta Carello, eccola lì. Ricordatevi che per essere corretto il montaggio devono trovarsi tutte e due sul lato destro, vedete? Questo è il cavo poi che li alimenterà. All'interno abbiamo già messo i 4 LED. Ecco qui. Questi sono i ganci metallici, poi con gli elastici che ci sono stati dati già in dotazione nella seconda uscita, manterranno in posizione la copertura, mentre invece per questi inferiori, questi ganci qui, verranno agganciati qua sotto il musetto anteriore. E voglio farvi vedere anche questa opera d'arte. Io ho consigliato a tutti quelli che amano quest'auto, la sua storia, di fare questo modello, perché è bellissimo. Tutta verniciata. C'è solo un difetto di verniciatura, ma ve ne siete accorti ormai tutti, lo diciamo dall'inizio, è che qui manca il verde, e vi posso garantire che non è il mio modello che è stato verniciato male, perché ho preso 5 numeri della prima uscita ed sono tutti uguali, vedete? Qua la linea è interrotta, però o prendete del verde voi
e lo date, o altrimenti nessun problema. Comunque è tutta verniciata la macchina, non sono decalcomanie, è bellissima. Questa è una targhetta in alluminio verniciata, questa è la spina femmina dove poi andrà a agganciarsi questo, così. Ma vi rendete conto cosa abbiamo davanti? Questa macchina è veramente uno spettacolo e devo dire che l'hanno riprodotta in maniera encomiabile come verniciatura, poi bellissima. La mascherina è in metallo, i fari, questi qua sotto piccolini, non sono funzionanti, così come anche le frecce, però sono veramente belle. Questo è l'interno. Come potete vedere abbiamo ovviamente i fili che continuano, questi sono del gruppo fari primari e questo invece è lo spinotto che esce qua, che alimenteranno i fari secondari. Questi sono i due fori 1 e 2 dove poi andranno inseriti questi due tubi qui. Bene, penso di aver detto tutto. Io vi ringrazio del vostro tempo. Sembra un po' una demolizione adesso questo cubo box. Abbiate pazienza. Dicevo, vi ringrazio del vostro tempo. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Adesso vado subito a preparare il video dell'uscita numero 44 e Alfonso ti saluto, mi ha scritto che appunto attendeva l'uscita 43 e 44. Io l'uscita 43, come sapete, è uscita l'altra settimana, sabato, e la 44 questo, no, chiedo scusa, avete capito cosa volevo dire, insomma, ok. È già un po' di giorni che ce l'ho, però non ho voluto dedicarmi subito per questa uscita perché è molto semplice. Adesso nella 44, che vi faccio subito vedere, eccola qui, andremo a montare il telecomando. Sapete che questo modello è dotato di telecomando per le funzioni, bellissimo. Comunque, dai, seguitemi che vi faccio vedere quanto è bello questo telecomando. Sembra di avere a che fare con un cruscotto. Guardate qui l'anteprima. Quelli di una volta, guardate quanto sono belli. Bene, ciao ragazzi, grazie del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ciao!